Il liquorificio Murgia è qua più o meno dal 1882, in cui il commendator Murgia, che è il mio trisnonno fondamentalmente, ha deciso di costruire il primo di distilleria. Infatti era la licenza numero 2, è stata la licenza numero 2. Qui un po' il tempo è passato e siamo ancora qui a gestirlo a livello familiare, mia sorella Francesca ed io, Alessandro. Cerchiamo di mandare avanti questa tradizione familiare. Ha attraversato 2 guerre, è passata di generazione in generazione sino ad adesso, quindi il Villacidro che per ora è il nostro unico prodotto. Eh, Fondamentalmente tutto è nato da, come ho detto prima, dal commendator Murgia. Gennaro ha iniziato questa cosa perché ha visto nella distillazione in quel momento c'era un'apertura del mercato dovuta a cosa? La fillossera stava distruggendo tutte le viti. Quindi è successo che in Sardegna c'era ancora un'isola, diciamo, chiusa e riusciva a recuperare ancora abbastanza vino per produrre l'alcol. Da lì ha iniziato a sperimentare diciamo che abbiamo le prime tracce storiche nel 1889. Praticamente è la prima pubblicità del liquorificio, 80 più o meno del Novecento, e sono rimasti a noi quelli di cui abbiamo le ricette, ovviamente il Villacidro giallo, l'amaro e il Villacidro bianco. Abbiamo deciso di spingere un unico prodotto, perché ovviamente nel tempo l'azienda si è un pochino affievolita di forza, diciamo tanto, quindi abbiamo dovuto concentrare le nostre energie su un unico prodotto. Il nostro cavallo di battaglia, quello che ci rappresenta perché è anche tra i più vecchi insieme all'amaro, ed è quello che ha avuto una maggiore diffusione. Il Villacidro giallo è un infuso che contiene più o meno una ventina tra erbe e resine. È ancora frutto dell'artigianalità. Allora, il Villacidro giallo ha se noi andassimo ad assaggiarlo, noteremo subito delle note aniciose, sicuramente come principali e prevalenti nel primo momento di assaggio. Successivamente riusciamo a sentire tutti quegli aromi che si srotolano sul palato ed infine la coda, che risulta molto più floreale e comunque non possiamo definirlo come un liquore dolce come prevalenza. Fondamentalmente è l'unione di questi 20 ingredienti che vanno a mischiarsi e a compenetrarsi l'un l'altro. Infatti da questo la difficoltà di produzione, da dove deriva? La maturazione porta a un prodotto che non è un prodotto standard. Da quel prodotto standard noi dobbiamo arrivare allo standard che noi sappiamo, perché essendo elementi naturali subiscono la variabilità normalissima di un prodotto naturale che noi dobbiamo correggere con la nostra esperienza. E per questo fondamentalmente questo concetto viene accettato molto nei vini, ma nei liquori è molto più difficile che si accetti. Secondo me è un punto di valore. Ci aiuta anche noi ad avere un contatto e un rapporto con il cliente, nel senso ci va benissimo che ci venga qualcuno a dire questa produzione non è come quella è un punto assolutamente di valore. Allora, il Villacidro giallo ha varie declinazioni. Può essere sia bevuto liscio, e assolutamente chiediamo sempre che venga bevuto a temperatura ambiente, quindi mediamente sui massimo 20 gradi, ma minimo 15, nel senso che
sfreddare troppo il prodotto porterebbe a denaturare quella che è la percezione dei vari aromi. Quindi noi stiamo cercando di proporre il villacidro giallo anche nei cocktail, quindi con una gradazione minore ai 40 gradi che sui normali. Quindi che cosa vuol dire? Che abbiamo collaborato con vari barman e delle scuole di bartender. Abbiamo cercato di creare varie ricette e diciamo che sono state apprezzate tanto. A me piace molto sempre l'unione, soprattutto con lo zenzero e col pompelmo rosa. Per esempio sono dimenticavo il Collins, un pochino una variazione del Collins fatta col villacidro, quindi col limone, che secondo me è fantastica. È stato un prodotto diffusissimo in Sardegna ed è stato rappresentativo della nostra famiglia come ciò che produciamo fondamentalmente. Nei periodi d'oro, diciamo, sono stati prodotti anche 60.000 litri annui, che sono tantissimi. Intestardirci con la produzione di questo prodotto è un pochino voler portare avanti quella che è l'idea anche della nostra famiglia, l'operatività della nostra famiglia, l'inventiva, diciamo anche la caparbietà, perché fondamentalmente siamo anche nella grafica, non abbiamo voluto stravolgere quello che era il prodotto, abbiamo fatto una sintesi, quindi abbiamo preso tutte le etichette che sono state elaborate nel tempo e abbiamo fatto una sintesi rielaborando questa.